Ciao ragazzi, oggi ricordiamo Vince Comerford, detto The Blonde Myth, ovvero il mito biondo, il piccolo grande atleta americano che negli anni 80-90 gareggiò sia nelle file della IFBB che nella famigerata WBF. Piccolo di statura ma dotato di un fisico compatto, estremamente muscoloso, con un paio di braccia formidabili ed una linea gradevole, Vince riusciva ad affermarsi sui palchi di gara, anche a confronto con atleti molto più alti e imponenti di lui, in virtù dell'ottima condizione e dell'effetto freak che portava sul palco. Un look che gli permetteva di ben figurare anche in line-up piene di campioni eccezionali quali Sean Ray, Bob Paris, Gary Stridon, Albert Beckless, Phil Hill e Mike Ashley, solo per citarne alcuni. Atleta promettente, dopo la conquista della Pro Card ottenuta con la vittoria della categoria dei pesi medi ai campionati NPC Nationals del 1987, Vince era atteso ad una brillante carriera agonistica nei ranghi professionistici IFBB, ma purtroppo tra infortuni, squalifiche per doping e scelte sbagliate, ad esempio il passaggio dalla IFBB alla sfortunata WBF, la storia della sua carriera professionale si è risolta in una parabola meteorica, bruciandosi in 4 brevissimi anni, durante i quali, seppure ben figurando, non è riuscito a vincere nessun titolo di rilievo. Conclusa prematuramente la carriera agonistica, la vita di Comerford si è rivelata piuttosto complicata e minata da problemi quali la tossicodipendenza, fortunatamente risolta, e diversi problemi di salute. Nonostante tutto, l'atleta di Buffalo, rilocato in Arizona, dopo essere sparito dai radar della ribalta per parecchi anni, aveva trovato nella fede la forza per risollevarsi dai periodi bui e, rimanendo vicino al mondo dello sport, aveva rilanciato la sua attività di personal trainer. Lo abbiamo visto maturo, ma in forma loquace e propositivo in diverse occasioni, dove sembrava essersi ripreso sia in termini di salute fisica che psichica. Personaggio gradevole, dotato di una buona cultura umanistica, con una base di studi nell'ambito dell'architettura, della filosofia e della religione, era piacevole sentirlo parlare della sua storia, del bodybuilding e della sua filosofia di vita. Di lui ricordiamo anche che è stato mentore di Lee Priest, il quale ne ha raccolto l'eredità. Ma purtroppo, al di là delle apparenze, evidentemente la sua salute cardiaca era gravemente compromessa, tanto che nel 2014 abbiamo dovuto registrare la sua improvvisa quanto inattesa scomparsa, a soli 52 anni. In questo video ne ripercorriamo brevemente la storia e la carriera agonistica. Enjoy! Vince Comerford nasce il 27 dicembre 1961 vicino a Buffalo, nello stato di New York. Sportivo sin da ragazzino, a scuola pratica ed eccelle nel calcio, nel wrestling e nel baseball, ma non si allena con i pesi. Sarà solo qualche anno più tardi che, in seguito ad un infortunio ad una caviglia, durante la riabilitazione comincerà ad allenarsi in sala pesi, scoprendo un mondo fino ad allora a lui sconosciuto. Sfogliando le riviste di bodybuilding disponibili in palestra, scopre il culturismo e i suoi personaggi, rimanendo positivamente impressionato dal fatto che anche atleti di piccola statura potessero avere successo in questo sport. Ispirato da campioni quali Franco Columbu prima e Tom Platz successivamente, Vince comincia ad allenarsi con impegno, appassionandosi sempre più allo sport del ferro. Agli inizi ha 17 anni, è atletico e dinamico, ma piccolo e leggero, pesa sui 56 kg, ma è abituato alla fatica e motivato, allenarsi gli piace e il suo fisico progredisce rapidamente, tanto che dopo qualche anno decide di cominciare a gareggiare. Esordisce sul palco nel marzo del 1983, a 21 anni, partecipando al concorso di Mr. Buffalo, dove, presentatosi con un peso di circa 72 kg, distribuiti su 1,62 m di statura, vince la sua categoria e conquista un eccellente secondo posto nella classifica per il titolo assoluto. Un esordio brillante che lo motiva, stimolandolo a continuare su questa strada. In seguito, stanco del clima freddo e umido di Buffalo, decide di trasferirsi in Arizona per continuare i suoi studi di architettura e coltivare la sua passione per il bodybuilding. Torna in gara nell'agosto del 1984, vincendo prima il titolo di categoria al Northern Arizona e, solo 2 settimane dopo, aggiudicandosi la prima piazza di categoria e il titolo assoluto al Golden Valley Classic in California. Motivato dai successi agonistici, lo stesso anno partecipa al Mister America AAU, classificandosi nono nella categoria piccole taglie.
Ha ancora bisogno di lavorare parecchio per diventare competitivo a livello nazionale, ma la passione non gli manca e i presupposti per emergere ci sono tutti. E di fatto la sua escalation negli anni seguenti sarà rapida ed inarrestabile. Nel 1985 vince la categoria piccole taglie al Mr. USA AAU. Nel 1986 conferma i suoi progressi classificandosi terzo nelle piccole taglie al Mr. America AAU. Infine, nel 1987, la consacrazione. Si presenta ai campionati NPC Nationals con un peso sui 78 kg rifiniti e cesellati e vince la categoria dei pesi medi, conquistando l'agognata Pro Card, in una gara che lo vede contrapposto a campioni del calibro di Sean Ray e Phil Hill nella corsa per il titolo assoluto. Promosso sulle riviste del settore come The Blonde Myth, ovvero il mito biondo, gli inizi come atleta professionista IFBB non sono comunque facili per Vince. Un infortunio alla schiena lo obbliga a saltare le gare per tutto il 1988, ma lui non molla e dopo 2 anni di assenza dal palco, nel 1989, esordisce sul circuito professionale al Grand Prix US Pro, dove, presentatosi con un peso sugli 84 kg e una forma splendida, si aggiudica un ottimo secondo posto. Piazzamento confermato solo una settimana dopo dal terzo posto conquistato alla Notte dei Campioni, dietro a Vince Taylor e Nimrod King e davanti a Bob Paris, Ron Love e Steve Brisbois. Per la cronaca ricordiamo che alla Notte dei Campioni era presente anche il nostro ottimo Roberto Zardinoni, che fu 12° in gara. Il 1990 parte bene per Vince, e terzo alla prima edizione dell'Ironman Pro Invitational, a completare il podio insieme al vincitore Sean Ray e Mike Ashley. Nonostante il brillante debutto e gli ottimi presupposti, comunque il 1990 si rivela un anno difficile per Vince. Al Mister Olympia viene squalificato per avere fallito il test antidoping e nei numerosi Grand Prix del Tour post-Olympia non riesce mai ad entrare nei primi 5 in classifica. Attraverso un periodo di depressione durante il quale arriva l'opportunità di un lucrativo contratto per passare all'allora nascente WBF, la federazione di Vince McMahon, già patron della WWE, che si proponeva di promuovere il bodybuilding fra il grande pubblico sulla falsariga di quanto fatto in precedenza per il wrestling. Camerford accetta la proposta di McMahon pensando che questo progetto avrebbe reso il bodybuilding migliore, competitivo, ma resta ben presto deluso quando vede che invece la WBF propone lo sport come una sorta di spettacolo da circo, una baracconata nella quale lui non si riconosce. Dopo un 7° posto al WBF Grand Prix del 1991, deluso, Camerford lascerà la WBF e cambierà vita. Mentre pianifica il suo rientro in gara, possibilmente nelle file della IFBB, si trasferisce in Australia, dove ha modo di conoscere e diventare mentore del giovane emergente Lee Priest. Purtroppo il rientro nella IFBB non si concretizzerà e Vince attraverserà un periodo di depressione, durante il quale si troverà ad affrontare problemi di dipendenza dalle droghe ricreative e problemi di salute, tanto che nel 1993, tornato in Arizona, dovrà affrontare un anno di riabilitazione per rimettersi in sesto sia fisicamente che mentalmente. Dopo un lungo periodo lontano dalle luci della ribalta, ritrovato un equilibrio, Vince è tornato vicino al mondo dello sport, in veste di promotore e divulgatore, con la sua attività di personal training. Lo abbiamo visto in diverse interviste nelle quali parlava della sua storia, del bodybuilding e della sua filosofia di vita, facendo sfoggio di maturità e di una notevole cultura umanistica. Purtroppo però, al di là delle apparenze, la sua salute cardiaca era ormai gravemente compromessa e il 10 aprile 2014 è venuto improvvisamente a mancare, a causa di un malore che lo ha colto mentre si trovava in palestra. Aveva solo 52 anni. In palestra Vince Camerford si allenava seguendo l'approccio ad alto volume in voga all'epoca. A titolo di esempio riportiamo una sua tipica routine di allenamento per il petto. Iniziava il workout eseguendo un paziente ed accurato riscaldamento generale per tutto il corpo, poi proseguiva con alcune serie leggere di esercizi per i muscoli sinergici coinvolti nei movimenti per i pettorali, quindi alcuni set da 10-20 ripetizioni per i 3 capi dei deltoidi, i bicipiti e i tricipiti, in modo da preparare il corpo per l'intenso workout del petto, minimizzando i rischi di infortuni a muscoli, tendini e articolazioni. Dopo il warm-up partiva con la seduta di allenamento del petto vera e propria, che prevedeva 4 esercizi. Cominciava eseguendo con approccio piramidale 5-6 serie da 8-12 ripetizioni di distensioni con manubri su panca inclinata,
esercizio nel quale lavorava con carichi consistenti, ma stando sempre attento ad eseguire i movimenti in modo corretto, focalizzando il lavoro sul muscolo target, piuttosto che concentrarsi solo sul sollevare il peso da un punto A un punto B. Poi passava ad eseguire 5-6 serie da 8-12 ripetizioni di distensioni con manubri su panca declinata, sempre mantenendo il focus sulla contrazione e allungamento del gruppo muscolare target. Dopo le distensioni passava ad un movimento più leggero, teso ad isolare meglio il pettorale. Per questo scopo eseguiva 4-5 serie di 8-12 ripetizioni di croci con manubri su panca inclinata, curando sempre la correttezza dei movimenti e la connessione mente-muscolo. Per concludere l'allenamento eseguiva un intenso drop set di dips alle parallele con sovraccarico, che, raggiunto il cedimento, estendeva con dips a corpo libero e concludeva con delle mezze ripetizioni per sfinire completamente i muscoli del petto. Nessuna tecnica segreta particolare, solamente un buon volume di lavoro ben eseguito, per un totale di 15-18 serie nelle quali lavorava con intensità e attenzione ai dettagli. Sul piano alimentazione Vince ricorda che quando cercava di aumentare di massa muscolare tendeva a mangiare tanto di tutto, seguendo una dieta spesso ricca di grassi e proteine. Quando doveva raggiungere la massima condizione di gara, comunque, il suo approccio a tavola cambiava, diventando molto più controllato. Riduceva drasticamente il consumo di grassi e seguiva un regime alimentare ad alte proteine e medi carboidrati, che riteneva fosse l'approccio che gli consentiva di ottenere la migliore condizione di gara. Riassumendo, Vince Camerford è stato un grande talento che ha calcato i palchi ai vertici del bodybuilding negli anni 80-90. Apparso sulla scena come una grande promessa, purtroppo la carriera professionale di Vince non è riuscita a decollare come atteso, lasciando in qualche modo incompiuta la sua avventura sportiva. Comunque, al di là dei risultati agonistici, purtroppo abbiamo dovuto rilevare la sua prematura scomparsa, avvenuta nel 2014, a soli 52 anni. Un altro atleta di spicco a lasciarci prematuramente per problemi cardiaci. Un'altra storia che deve far riflettere, ricordando agli atleti e non solo quanto sia importante pensare alle conseguenze delle proprie scelte a lungo termine, al di là delle gratificazioni immediate. Lungi dal voler fare la morale, ma guardando in faccia la realtà, noi lo ricordiamo per l'uomo affabile e l'atleta spettacolare che è stato, uno dei giant killer più formidabili, il mito biondo originale, compagno di allenamento e mentore di Lee Priest, che ne ha ripreso l'eredità. Riposa in pace, Vince. Ciao, alla prossima.